Buongiorno, proseguiamo con i nostri parallelismi tra Bibbia e poemi omerici. Oggi parliamo di un tema molto delicato, che è quello delle macchine volanti. Tema molto delicato perché sappiamo bene che l'esegesi tradizionale non accetta neanche l'ipotesi che la Bibbia parli di macchine volanti, quando invece è evidentissimo che la Bibbia ne parla, ma non soltanto la Bibbia. Direi in genere i testi antichi. Ci sono ad esempio i cosiddetti testi apocrifi che sono stati studiati e qui per esempio i manoscritti di Qumran che sono stati studiati dal professor Luigi Moraldi, che già più volte mi è capitato di citare in questi video, che è una fonte delle fonti, cioè viene citato dagli esperti, il quale dice ad esempio che nel libro ebraico di Enoch si parla di ben 23 specie di carri divini, 23 specie diverse. La Bibbia non ne conosce 23, ne conosce un po' di meno, ma per esempio conosce il Ruach, conosce il Kavod, conosce l'Efa, conosce la Megillah, conosce la Merkavah, quindi insomma anche lì ci sono vari tipi diversi di carri, però torniamo per un attimo, anzi partiamo per un attimo dalla Iliade, dai poemi omerici. Qualcuno ricorderà che in un video precedente ho parlato dei carri volanti utilizzati dai cosiddetti dei omerici e carri volanti che sono tenuti in alto e fatti viaggiare da dei cavalli che sono definiti, lo ricordo, Ypsi e Ches, e che viene tradotto, normalmente è stato tradotto per esempio in questa traduzione della Rosa Calzecchi Onesti pubblicata da Einaudi come alto nitrenti, ma abbiamo visto in quel video che in realtà Ypsi e Ches significa che fanno rumore in alto, che come voi capite è una cosa ben diversa e vedremo tra un po' il corrispettivo biblico. Però adesso aggiungiamo un altro elemento a questi carri celesti. Qui siamo nel libro ottavo dell'Iliade, dove si racconta di un momento in cui cioè la moglie di Zeus e Atena, la figlia, decidono di entrare direttamente in battaglia per dare un aiuto all'esercito per il quale loro parteggiavano e che in quel momento si trovava in difficoltà. E allora che cosa fa Atena? Atena decide appunto di entrare in battaglia e, vestendo la tunica di Zeus che raduna le nubi, quindi si mette la tunica di Zeus per entrare nel combattimento. Chissà che cos'era questa tunica. Poi dice di armi si circondò per la battaglia affannosa e balzò sopra il carro fiammante e afferrò l'asta greve, grossa, pesante, con cui ella atterra le schiere degli eroi, se con essi si adira. Bene, quindi allora si veste in un modo particolare, sale sul carro fiammante e prende un'arma speciale. Bene, questo gesto non piace a Zeus, il quale avrebbe voluto che i suoi rimanessero esterni a quella contesa tra i greci e i troiani. E allora Zeus cosa dice? Ma il padre Zeus, appena le scorse dall'Ida, dice le scorse perché a entrare in battaglia sono le due, Era e Atena, s'adirò orrendamente e mandò l'ambasciatrice Iri ala d'oro. Iri veloce va, mandale indietro, non far che davanti mi vengano, non è bello venire alle mani. Cioè qui sono dei che veramente contendono, litigano, lottano tra di loro. E dico questo che certo avrà compimento. Attenzione, io spezzerò sotto il carro ai loro veloci cavalli le gambe, le sbalzerò dal cocchio, fracasserò questo carro appunto, che qui viene chiamato la biga, e neppure in 10 anni guariranno le piaghe che può loro infliggere il fulmine. Cioè, qui viene detto che questi cavalli
che portano in alto e che guidano e che fanno procedere i carri si trovano sotto i carri. Quindi, contrariamente alla iconografia tradizionale, che ovviamente leggendo questi testi come dei testi mitici, ci rappresentano la solita biga trainata dai carri, noi, come sapete, facciamo sempre finta che siano vere le cose scritte in un modo letterale e quindi sappiamo che questi cavalli fanno rumore in alto e qui apprendiamo che questi cavalli sono posti sotto i carri e di lì li tengono in alto. Tra l'altro qui c'è anche una notazione abbastanza curiosa e ironica perché nel verso 407 dice che in sostanza lui questa minaccia la rivolge alla figlia Atena. Dice: non sono altrettanto adirato e non me la prendo con Era. Essa è solita opporsi sempre a quello che io intendo. Cioè, è bello vedere qui il Signore degli Dei che dice: vabbè, non me la prendo con mia moglie perché tanto lei è abituata a contraddire tutto ciò che io dico, invece me la prendo con mia figlia perché lei mi deve ubbidire. Insomma, è una cosa veramente molto umana, molto concreta e mi viene francamente difficile pensare che volendo parlare delle loro divinità si possano inventare cose così spicciole, proprio quasi ridicole, no? Se attribuite al Signore degli Dei. E questi carri poi quando viaggiano e quando si posano sono avvolti dentro una nube. Quindi abbiamo questa indicazione abbastanza precisa che ci fa pensare ad un qualcosa di tecnologico, perché è un qualcosa che fa rumore in alto, è un qualcosa il cui questi cavalli li vogliamo chiamare motori, ma sì, tanto noi facciamo finta, quindi non è un problema. Questi motori sono sotto, tant'è che appunto Zeus dice che li colpirà dal di sotto facendo precipitare il carro. E adesso veniamo alla Bibbia. Alla Bibbia e parliamo di Ezechiele, dove c'è una narrazione di questi carri che è veramente anche qui molto precisa. E questi carri, ho detto prima, la Bibbia li conosce con vari nomi e sono anche tipologie diverse perché sono presenti nello stesso momento, quindi è chiaro che si tratta di cose diverse. Per esempio, nel primo capitolo Ezechiele dice, dopo aver indicato esattamente giorno, mese e anno, dice: vidi giungere dal settentrione un vento impetuoso, una grande nube con lampi e splendore all'intorno e nel centro come il luccicare dell'elettro in mezzo al fuoco. Ecco, vidi giungere dal settentrione un vento impetuoso. In ebraico c'è ruach, che spesso viene anche tradotto come spirito, inteso come spirito di Dio, e in effetti la spiegazione che viene data, la spiegazione teologica che viene data di questa cosiddetta visione è proprio relativa allo spirito di Dio. Però intanto qui prendiamo atto del fatto che, come i carri omerici che viaggiano ovviamente in direzione precisa, scendono dal monte, entrano in battaglia, qui dice che questo vento giunge da settentrione. Poi andiamo avanti a leggere altre caratteristiche. Israele ad un certo punto, Ezechiele ad un certo punto viene prelevato da questo vento, da questo ruach, e dice: poi un ruach, cioè uno spirito, mi sollevò e udii dietro a me un fragore di gran terremoto, mentre la gloria del Signore si alzava da quel posto. Quindi qui c'è un ruach che lo preleva e lui sente un grande rumore, mentre il kavod di Yahweh, che viene tradotto con gloria del Signore, si alzava da quel posto. E dice: e udii dietro a me. Quindi mentre questo ruach stava per prelevarlo, lui sente dietro la sua schiena il rumore, un grande rumore prodotto dal kavod di Yahweh che si alza. Ora, se il kavod di Yahweh è ciò che la teologia dice essere la gloria di Dio, dobbiamo prendere atto che questa gloria è ferma in un posto,
si alza e quando si alza produce un grande rumore. E dice udì il fragore delle ali di questi esseri che le battevano l'uno contro l'altra e contemporaneamente il fragore delle ruote e il rumore di un grande frastuono. Certo che la gloria di Dio fa veramente un grande rumore. Il Ruach mi sollevò e mi portò via. E poi ancora altra descrizione molto precisa. Di nuovo, nel sesto anno, nel sesto mese, il 5 del mese, siamo nel 500, in realtà nel 591 avanti Cristo, mentre ero seduto in casa, cioè insomma nel cortile della sua casa, e di fronte a me stavano seduti gli anziani di Giuda, scese su di me la mano di Dio. Mi sembrò che stendesse un braccio, un ruach mi sorresse tra terra e cielo e mi portò a Gerusalemme in visione di Elohim, cioè la vista come la vedevano gli Elohim, cioè dall'alto, e lo porta all'ingresso della porta interna che guarda a settentrione. Ed ecco, là era la gloria di nuovo del Dio di Israele, come l'avevo contemplata nella pianura. Cioè qui di nuovo c'è un Ruach che lo prende, lo solleva, lo porta a Gerusalemme in una posizione ben precisa, cioè la porta interna che guarda a settentrione, e lì è fermo il Kavod di Yahweh, cioè la gloria di Dio. E dice, ed è la stessa gloria, cioè lo stesso Kavod che avevo visto prima nella pianura, quella che vi ho letto in precedenza. E anche qui, siccome era posata nel cortile del Tempio, la nube riempiva il cortile del Tempio. E quando la gloria del Signore si era alzata dal cherubino portandosi sopra la soglia del Tempio, il Tempio fu riempito della nube e il cortile fu pieno dello splendore della gloria del Signore. Cioè questo Kavod di Yahweh emetteva luce, ma il Tempio fu riempito da quella luce mentre il Kavod si alzava. Ma adesso tra poco vediamo una descrizione ancora più precisa facendo un parallelismo con il testo greco della Bibbia dei 70. E dice il rumore delle ali dei cherubini si sentiva fin nel cortile esterno. Cioè vuol dire che tutto questo avveniva nel cortile interno, chi si trovava nel cortile esterno non vedeva, ma udiva il rumore che tutto questo insieme di congegni facevano. Per quanto riguarda la descrizione del Kavod, i possibili disegni, rimando al libro che ho scritto La caduta degli dei con Enrico Baccarini, dove lì con la collaborazione di 3 ingegneri aerospaziali che lavorano per la NASA, abbiamo disegnato delle possibili ipotesi di tutti questi oggetti volanti che vanno dai cherubini al Kavod esattamente come sono descritti qui nella Bibbia. Cioè la descrizione è chiarissima. Se poi a qualcuno non piace, potrà dire che si tratta di una visione, potrà dire che si tratta di un sogno e in un qualche modo lo deve giustificare, perché qui Ezechiele dimostra di essere chiaramente sveglio, ha ben coscienza e addirittura dice giorno, mese, anno, perché vuole essere sicuro l'autore di questo libro di ciò che racconta. Quindi, se a qualcuno non piace, potrà trasformare tutto questo in sogno o in visione, ma la Bibbia parla chiaramente di macchine volanti e le descrive. Ed è curioso pensare che in una visione uno possa vedere delle cose come queste, descriverle in questo modo senza averle mai viste neanche una volta. È difficile pensare alla descrizione di certi effetti come quello che vedremo adesso, pensando che si tratti di un sogno, cioè uno ha sognato una cosa che non ha mai visto, mai, oppure ha in una visione onirica da sveglio, non so come, visto un qualcosa che non ha mai incontrato. Invece Ezechiele dice di averlo incontrato e fa pure i paragoni, dice quello che ho visto qui è come quello che ho visto là.
è esattamente lo stesso e ogni volta la cosiddetta gloria di Dio è sempre ben localizzata. E poi allora andiamo avanti e così arriviamo a questo confronto con il testo greco che è molto molto illuminante. Nel capitolo 43, sempre di Ezechiele, si dice: ed ecco la gloria del Signore venire da Oriente. Anche qui, di nuovo, se veramente si trattasse della gloria di Yahweh, cioè intesa come attributo spirituale, dovremmo pensare che siccome viene da Oriente, a Occidente non c'è, ma neppure a Nord e neppure a Sud. Quindi è una gloria molto limitata. In realtà in ebraico è il Kavod di Yahweh che viene da Oriente. La sua voce, in ebraico c'è il termine che indica rumore, suono, era come il rumore delle grandi acque e la terra risplendeva della sua gloria. Questa è la traduzione dal testo ebraico. E dice: la visione che vidi era simile a quella che avevo visto quando venne per distruggere la città e simile a quella che avevo visto presso il canale Chebar. Cioè Ezechiele rimanda chiaramente a tutta una serie di incontri. Poi ripeto, chi vuole vederle come singole visioni le veda pure come visioni, non è un problema. Io leggo quello che c'è scritto e trovo la descrizione estremamente concreta, estremamente materiale, estremamente precisa. Ma la cosa interessante è il versetto che ho letto in precedenza, che adesso andiamo a vedere, ma prima concludo, e dice che il Ruach lo prese e lo condusse nel cortile interno. Ecco, la gloria del Signore riempiva il santuario. Cioè di nuovo c'è questa distinzione tra il Ruach e il Kavod. Due, diciamo così, oggetti diversi. Ma il versetto che interessa è questo. La sua voce era come il rumore delle grandi acque e la terra risplendeva della sua gloria. Che cosa dice la Bibbia greca, cioè la Bibbia dei 70, proprio in questo versetto? Dobbiamo pensare che forse aveva una fonte diversa, perché dice kai phone tes paremboles, che vuol dire la voce, il suono dell'ingresso, cioè il suono dell'arrivo, os phone, come voce, come suono, di plasiazonton pollon, di moltiplicantissi molti, di incrementantissi molti, non di grandi acque. Allora, che si parli di un grande frastuono è evidente, sia nella Bibbia ebraica sia nella Bibbia greca. Qui però ci si dice chiaramente che con l'arrivo del Kavod di Yahweh questo suono si va incrementando. Cioè mano a mano questo suono, questo rumore sta aumentando e qui è molto chiaro questo concetto, è molto chiara questa descrizione. E poi dice Kai e Ge e la terra, cioè il terreno sottostante, e Xelampen os Phegos apotes doxes, e la terra sottostante divenne luminosa come luce derivante da questo Kavod di Yahweh, Kykloten, tutto in cerchioli attorno. Questo è un concetto che c'è qui nella Bibbia greca e che è molto chiaro. Allora abbiamo questo Kavod di Yahweh, il cui rumore si implementa, si va facendo sempre più forte e la luce che emette illumina in cerchio la terra sottostante. Questo mi fa venire in mente i cavalli dei carri di Atena e di Era, di quel carro usato da Atena e Era, che erano sotto. Ora io lo so che può sembrare una cosa, tra virgolette, blasfema parlare di motori,
ma francamente leggendo con mente aperta, con mente serena, con mente libera, a me non viene in mente altro. E non mi viene in mente altro e soprattutto penso che se io dovessi descrivere queste situazioni, dovessi descrivere queste parole, dovessi descrivere questi concetti con dei concetti astratti, sarei costretto a fare dei salti mortali perché non saprei come giustificarli. Perché sia Omero che la Bibbia ci descrivono situazioni molto concrete e noi, come al solito, facciamo finta che siano vere. Tra l'altro non siamo i soli a fare finta, perché ad esempio il dottor Jeff Benner, che è il fondatore, il presidente del Centro Studi sull'Antico Ebraico, che ha realizzato diversi dizionari, eccetera, in uno dei suoi, in questo in cui ha raccolto 1000 proverbi e parole di una particolare importanza, ha esaminato proprio il termine kavod e nelle traduzioni che indica appunto kavod con questa dicitura significa armamento, arma, e poi qui fa tutta un'analisi sul termine kavod, sull'etimologia, per arrivare a concludere che il significato concreto originale di kavod è arma da battaglia ed era quella che utilizzava Yahweh. Nei vari passi che lui esamina, tra l'altro, esamina anche il Salmo 24, che è molto interessante per una serie di motivi. Intanto è il Salmo che anni fa aveva già citato Monsignor Balducci, che era persona che all'interno del Vaticano si occupava di questi tipi di temi, e il Salmo inizia con a Yahweh appartiene la terra e quanto contiene, il mondo e quanti vi abitano. E già Monsignor Balducci faceva notare come la Bibbia conoscesse la terra con i suoi abitanti e il resto dell'universo con altri abitanti. E diceva qui la Bibbia di fatto riconosce l'esistenza di individui provenienti da altri mondi. E questo è già un elemento interessante, ma tornando al discorso dei carri volanti, qui si dice una cosa molto interessante. Dal verso 7 in avanti il Salmo recita così: sollevate porte i vostri architravi, innalzatevi porte eterne perché entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore, il forte, l'eroe, il Signore, l'eroe in battaglia. Sollevate porte i vostri architravi, innalzatevi porte eterne, perché entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti. Egli è il Re della Gloria. Ora, in uno dei video dedicati alle sostituzioni dei termini e dei vocaboli, avevo suggerito appunto di sostituire il termine gloria con kavod, perché è quello che è indicato qui nella Bibbia. E qui si dice chiaramente che ci sono delle porte che devono sollevare la loro parte alta e la sollevano a seguito di un ordine. Cioè gli si dice alzate o porte, le porte qui vengono chiamate in due modi diversi, vengono chiamate petachim e shearim, e per esempio in inglese vengono tradotte anche con gates. E si dice quindi che queste porte si devono aprire perché attraverso di loro deve passare il Signore della gloria, cioè il Signore del Kavod, che come si dice qui è l'eroe in battaglia, cioè il guerriero forte, esattamente come il concetto ripreso dal dottor Benner quando dice che il kavod è un'arma da battaglia. E poi qui c'è il discorso di porte eterne. Eterne in ebraico è reso dal termine olam, e anche a questo ho dedicato un video nel quale dico: quando trovate il concetto di eternità sostituitelo con il termine ebraico olam, perché il termine ebraico olam, come ho spiegato là, non solo non significa eternità, significa un qualcosa di non conosciuto e molto spesso si riferisce in realtà ad un luogo, ad uno spazio non conosciuto.
Quindi la cosa curiosa è che in questo salmo, in cui Monsignor Balducci riconosceva che la Bibbia citava due tipi di abitanti, quelli del mondo qui, cioè della terra, e quelli dell'universo, quindi abitanti di altre parti del cosmo, si parla di un viaggio che Yahweh fa con il suo Kavod e che passa attraverso delle porte che si aprono sull'Olam, quindi porte non eterne, ma porte che si aprono su un luogo non conosciuto, come se Yahweh con il suo Kavod, con la sua arma di battaglia, passasse qualche volta da questo ad un altro mondo, passando attraverso due tipi di porte. Un tipo di porte che si trova qui e un tipo di porte che si troverebbe da un'altra parte. Ecco, tutto questo è molto affascinante. Tutto questo è raccolto in un solo salmo che, come già più volte mi è capitato di dire, in realtà non sono inni di lode intesi come preghiere, così come ci vengono normalmente rappresentati, ma sono canti di gloria al comandante guerriero, e questo inno ne è un particolare esempio. Quindi in realtà i carri volanti, gli oggetti volanti nella Bibbia sono tanti, certe descrizioni, lo abbiamo visto, corrispondono a quelle che si trovano nei poemi omerici, ma non solo, se andassimo poi a parlare di quanto ne scrivono i poemi delle cosiddette religioni orientali, lì di carri ne avremo tantissimi, ma la cosa importante è sapere che questi testi antichi dimostrano di conoscere un particolare tipo di oggetti e noi abbiamo il dovere di fare finta che questo sia vero, altrimenti rischiamo di inventare tantissimo e non capire più nulla. Ciao, grazie e alla prossima.